Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. In questo video andremo ad affrontare un problema molto sentito dagli utenti che si occupano di GIS, quindi di shapefile, di file vettoriali. Riguarda l'errore topologico che riscontriamo all'interno delle feature degli elementi vettoriali poligonali. Quindi per errore topologico intendo le sovrapposizioni, dette overlaps, e i buchi che riscontriamo, quindi queste sono le overlaps come vedete, e i buchi le gaps. Per risolvere questo problema volevo farvi vedere uno strumento molto potente che si chiama Map Shaper, che permette proprio fa varie cose, modificare, conversione di dati vettoriali, semplificazione, ma nel nostro caso, come dicevamo, lo useremo per correggere questi errori. Il Map Shaper può essere utilizzato esternamente a QGIS attraverso un'interfaccia web interattiva o attraverso QGIS con un plugin che vedremo. Andiamo quindi a fare la correzione sul sito di Map Shaper, quindi esternamente a QGIS. Questo è un file poligonale che adesso vi faccio vedere, ha un insieme di errori proprio spazi vuoti e di overlaps. Qui, quindi cosa facciamo? Andiamo nel sito, quindi. Eccoci quindi in mapshaper.org. No, lui si aspetta ovviamente il caricamento del nostro vettoriale poligonale, quindi andiamo a scegliere lo shapefile, dobbiamo selezionare tutti quanti i file che compongono lo shape, clicchiamo e facciamo già un check line intersection, vedete che mi danno una serie di errori. Per fare la correzione andiamo in console, ma se io faccio help lui mi fa vedere tutti i comandi di Map Shaper. Quindi vedete che abbiamo un sacco di comandi. Quello che interessa a noi è il clean. Infatti mi dice che risolverà i problemi delle geometrie come le sovrapposizioni e gli spazi vuoti sul poligono. Quindi non faccio altro che scrivere semplicemente la parola clean, molto semplice. Faccio clean e mi dice che ha risolto queste feature poligonale. Se faccio check line di nuovo mi dice che non c'è più nessun problema e non faccio altro che fare l'esportazione. Export, scelgo il tipo di formato, mettiamo pure sullo shapefile e faccio export e lui va a scaricare. E ho già caricato in QGIS il file proveniente da Map Shaper e l'ho rinominato in fogli catastali ok. E se noi andiamo proprio dando un'occhiata dove c'erano prima gli errori, qua vedete che ha perfettamente risolto in questo caso i spazi vuoti che c'erano. Andiamo su un'altra zona, qua anche qui questa cosa, tutto tolto, ecco qua, tolto. E noi vogliamo fare comunque un controllo proprio serio, diciamo, su quello che ha sistemato. Torniamo indietro, andiamo a fare
e sul foglio, diciamo, sullo shapefile per gli errori andiamo a utilizzare il comando di controllo che è validatore topologico. Quindi apriamo validatore topologico, andiamo sul configura e gli diciamo io voglio sul layer fogli catastali, tu devi controllarmi, quindi non deve avere vuoti, lo aggiungo, e poi non deve sovrapporsi, e lo aggiungo. Ok, io vado adesso a dare verifica, vedete che ha un sacco di errori. Questi qua sono gli errori, qui qua, i buchi, eventualmente le varie sovrapposizioni, eccoli. Quindi vedete benissimo che il file, quello iniziale, ha un sacco proprio di problematiche. Ok, adesso andiamo a togliere questi 2 euro che avevamo dato, annullo tutto. Bene. La stessa cosa adesso lo facciamo sul file nuovo, quindi andiamo su fogli catastali, ok, andiamo sempre a fare il validatore topologico, configuriamo in questo caso quindi su fogli catastali, ok, diciamo sempre non deve avere vuoti e non deve sovrapporsi. Adesso andiamo a fare il controllo, vedete che non abbiamo assolutamente nessun errore. Bene, il prossimo passo è andare a vedere l'utilizzo quindi della funzionalità clean di MapShape all'interno direttamente di QGIS attraverso il plugin. Andiamo quindi adesso a vedere il plugin di MapShape all'interno di QGIS. Il plugin lo troviamo qui e si chiama altezza eccolo qui, QMapShape. Io l'ho già installato, mi ha creato puncine, poi lo trovo anche sotto processing, documenti, me lo trovo anche qui. Allora, la particolarità di MapShape all'interno di QGIS che perché funzione deve essere prima installata, prima diciamo, il JavaScript, la routine JavaScript Node e successivamente deve essere proprio installato MapShape. Allora, ci sono due le modalità in base a come voi avete installato QGIS. Se voi avete installato QGIS con la modalità standalone, quindi diciamo quel file eseguibile, in questo caso long term version, voi dovete installare Node andando proprio nel sito node.js.org e dovete scaricarvi questa routine JavaScript. Se invece voi avete installato QGIS attraverso l'online installer, quindi l'OSGeo 4W, e dovete seguire aprire diciamo l'OSGeo, andare sempre avanti come se voi doveste fare l'aggiornamento e a questo punto, eccolo qui, quando arrivate sul select package mettete pure search node e ve lo trovate. Allora dovrebbe esserci già installato, eventualmente se avete magari una versione vecchia di node, qui avrete invece di keep mantieni avete magari una versione nuova, quindi andate pure avanti installandola. Una volta installato Node nelle due modalità che abbiamo visto prima, bisogna nell'altro caso comunque installare quindi il MapShape. Voi dovete andare nella shell, quindi diciamo nella parte che può comando, e dovete andare nella cartella quindi dove avete installato Node, quindi OSGeo su una sottocartella o direttamente in Node,
quindi dipende dalla vostra installazione, e dare questo comando, quindi npm install -g map shaper. In questa maniera lui andrà a installare map shaper. Ultima cosa da fare perché il plugin funzioni: dovete andare sotto impostazioni, opzioni, andare su processing, sorgente dati, QMap shaper, e andare a inserire la cartella dove avete installato Node, e poi questo comando qua, mapshaper-xl.cmd. Una volta inserite queste ultime due cose, il plugin sarà funzionante. Andiamo adesso a utilizzare il plugin su questo shapefile. Mentre il file di prima era molto, diciamo, notevole a vista e gli eventuali errori, tante volte a noi sembra che lo shapefile in cui stiamo lavorando, così a vista sembrerebbe corretto, invece facendo sempre poi il controllo della topologia andremo a vedere che anche qua in questo caso ci sono degli errori. Quindi se faccio io effettivamente gli ingrandimenti, faccio anche fatica a vedere qua quei piccoli errori che ci sono. A parte questo qua, che ho lasciato uno spazio apposta che poi vi dirò come coprirlo in base all'area dell'eventuale, diciamo, spazio vuoto. Quindi facciamo come vi ho fatto prima il validatore topologico. Quindi andiamo sempre configura distretti, allora questi sono quelli di prima che scusate, vado a toglierli. Quindi distretti idraulici, non deve avere vuoti e non deve sovrapporsi. Faccio il controllo degli errori e vedete che effettivamente, eccoli, ad occhio nudo si fa fatica proprio a vederli, anzi proprio non si vedono. Eccole qua, ok, quindi cose minime, però che dal punto di vista, ripeto, topologico sono cose da togliere ed eliminare, perché se voi comunque andrete a fare successivamente altre operazioni a questo file, questi errori saranno ripetuti e vi creeranno sempre dei problemi. Ovviamente lui trova anche, vedete, anche qua dove avevo lasciato il buco, lui lo vede come spazio vuoto, e poi vedremo come affrontare il discorso. Bene, ok, allora adesso andiamo a utilizzare il plugin. Voglio togliere, ok. Allora, per utilizzare il plugin si può fare in due maniere: o attraverso strumenti, map shaper, è proprio il comando map shaper console. Qui io non faccio altro che scegliere distretti idraulici, do il mio comando clean, basta, output lascio pure in file temporaneo, eccolo qua. Vedete che lo spazio bianco me l'ha lasciato. Perché questo? Perché lui di default, il clean, va a coprire, diciamo, solamente quelle aree molto piccole. Quindi quando avete piccolo, intendo, possa essere anche sotto i 2 metri quadri, 1 metro quadro, comunque cose molto piccole. In questo caso qua, quindi questo non l'ha coperto. Andiamo a fare sull'output layer sempre il controllo della topologia. Quindi sempre validatore topologico, in questo caso scelgo quindi output layer, non deve avere spazio vuoto e non deve sovrapporsi. Ok, faccio il controllo topologico. L'unico, diciamo, errore lui lo vede qua, perché può essere anche quest'area qua, essendo un po' grandina, a me interessa perché effettivamente c'è
deve esserci, c'è un buco. Ok, e quell'altra modalità molto interessante per l'utilizzo del plugin, vado a cancellare questo, eccola qua, lo faccio così, è la MapShape console interattiva. Lui cosa fa? Lui vi fa vedere già in anteprima le sistemazioni che lui fa. Ovviamente adesso, non essendoci stati, forse qua, vediamo un attimo se faccio, eccolo qua ve lo faccio vedere. Io faccio clean, vedrete che in automatico lui fa un'anteprima e vedete che fa la correzione. In questo caso qua, ok, questo qua è proprio un piccolo poligono, quindi lui fa la correzione, vedete quella diciamo originale, io metto clean e vedo già in anteprima, ok, poi do l'ok e mi dà sempre quindi il nuovo file sistemato. Il discorso che dicevo prima di questo buco qua, che io, a un certo punto io dico no, questo qua proprio io voglio cancellarlo, allora posso utilizzare quell'opzione che mi permette di decidere qual è la soglia in cui lui va proprio a correggere in questi casi gli spazi vuoti. Andiamo a vedere adesso per togliere effettivamente questo spazio vuoto. Abbiamo visto che clean lavora solamente su aree molto piccole. Io ho misurato quest'area qua ed è circa 70.000, quindi facendo clean e basta vedete che effettivamente non va via. Io vado ad aggiungere questo comando qua, questo comando che poco poi è la soglia in cui andrò a eventualmente coprire gli spazi. Quindi se io metto, sapendo che quella lì è 70.000, se io metto 80.000 M, eccolo qua, scusate, ecco 80.000, vedete che l'ha già tolta. Se io tolgo lo 0 metto 8.000, 80.000, vedete che lo toglie, perché questa è 70.000, quindi tutto quello che è sotto 80.000 cancellermelo. Faccio pure l'ok e vedete che il file nuovo non avrà più quel buco, quell'area vuota all'interno. Ok, sono arrivato alla fine del video. Scrivete pure dei commenti sull'utilizzo di questo plugin, di questa funzione MapShape, che personalmente lo trovo veramente molto interessante, perché avete visto che in maniera molto semplice e veloce vi permette di togliere quei fastidiosi problemi topologici che riscontriamo spesso nelle feature vettoriali poligonali. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!